Marta ha 45 anni e vive a Verona. Da bambina non ha mai fatto sport. Un giorno ha visto una partita di tennis in televisione. Le è piaciuta molto e ha pensato una cosa. Perché non provo anch'io? Si è detta. Così ha cercato un campo da tennis vicino a casa. Ha trovato un piccolo club con un giardino verde. Ha telefonato e ha prenotato una lezione. Il maestro si chiama Luca e ha 30 anni. È gentile e parla con calma. Questa mattina Marta è arrivata al club presto. Il cielo è azzurro e l'aria è fresca. Marta è un po' nervosa. Non ha una racchetta e non sa giocare. Luca la saluta con un sorriso. «Buongiorno Marta, sei pronta?» chiede. «Sì, ma ho tosto un po' paura», risponde lei. «Non ti preoccupare, andiamo piano», dice Luca. Lui le dà una racchetta leggera. Poi le mostra come tenere la racchetta. La mano deve essere ferma, ma non troppo forte, spiega. Marta prova e stringe la racchetta. «Bene, così va meglio», dice il maestro. Prima fanno un po' di riscaldamento. Corrono piano intorno al campo. Marta ride perché si sente strana. «Da anni non corro così», dice. Dopo il riscaldamento inizia la lezione vera. Luca lancia la prima palla piano. Marta colpisce l'aria e non la palla. «Non importa, guarda la palla», dice Luca. Lancia un'altra palla. Questa volta Marta la colpisce. La palla vola lontano, sopra la rete. «Bravissima!» grida il maestro. Marta è felice e batte le mani. «Non ci credo, ci ho colpito la palla!» dice. Continuano per 20 minuti. Alcune palle vanno bene, altre no. Marta suda molto ma sorride sempre. A un certo punto lei è stanca. Le braccia le fanno male. «Facciamo una pausa?» chiede Luca. Si siedono su una panchina all'ombra. Marta beve un po' d'acqua. «Come mi trovo?» chiede al maestro. «Molto bene per la prima volta», dice Luca. «Il tennis non è facile. Ci vuole tempo e pazienza». Marta annuisce e guarda il campo. Pensa a quando era bambina. Allora aveva sempre paura di provare cose nuove. Adesso è diversa. «Voglio continuare», dice con voce sicura. «Sono contento», risponde Luca. Dopo la pausa tornano sul campo. Ora Marta colpisce meglio. Impara a muovere i piedi. «Prima i piedi, poi le braccia», ripete Luca. La lezione finisce dopo un'ora. Marta è molto stanca ma felice. «Grazie, è stata una bella lezione», dice. «Vuoi tornare la prossima settimana?» chiede Luca. «Certo, ho già prenotato nella mia testa», ride Marta. Torna a casa a piedi con la racchetta in mano. Per strada pensa alla palla che ha colpito. Si sente giovane e viva. La sera scrive a un'amica un messaggio. «Oggi ho giocato a tennis per la prima volta. È stato bellissimo». L'amica risponde subito: «Brava! Vengo anch'io la prossima volta?» Marta sorride e scrive: